Mi trovo ancora una volta nella nuova Mini Cooper S, John Cooper Works il suo allestimento, e in questo video, come di consueto, dopo averla provata in questo test drive qui in alto nelle schede, andremo un po' a scoprire la sua tecnologia di bordo. Non esitiamo ancora perché ce n'è veramente tanta ed è molto interessante ma anche molto pratica. Prima di scoprire questo sistema infotainment, guardate quanto è bello già da ora, vi faccio vedere qualche curiosità. Qui in alto abbiamo i controlli per quanto riguarda la plafoniera delle luci. Guardate un po', le accendiamo tutte e tre. Cambiamo il colore del LED ring, lo rimettiamo magari in giallo come stava, e anche accendiamo e spegniamo la luce centrale. Inoltre qui in basso abbiamo il pulsante per l'engine start e per spegnere la vettura, lo start and stop spento, il controllo di stabilità e le modalità di guida sport o green, i controlli dedicati anche all'aria condizionata, per fortuna fisici, e qui in basso abbiamo il rotore centrale come sulle BMW ad esempio, ma un po' più piccolo, con le freccette, si può ruotare, si può andare a destra e a sinistra, sopra e sotto, il pulsante back per tornare indietro, le opzioni e l'accesso rapido a menu, media, comunicazioni, mappa o navigatore, leva del cambio automatico, e questo invece è il suo volante con i vari pulsanti dedicati al cruise, dedicati al controllo vocale, al volume e alla traccia audio, oltre che alle telefonate. Ecco come si presenta il display dell'infotainment. Potrebbe sembrare a primo impatto un display full circolare con questo enorme, quasi secondo volante della grandezza di un volante da go-kart, ma non è così, perché abbiamo il pulsante del hazard, il pulsante che ci dà accesso agli ADAS che vedremo a breve, le varie modalità della radio e i preferiti, oltre alle freccette chiaramente. Qui c'è il rotore. Il vero e proprio schermo è qui al centro, e qui abbiamo un ring colorato che si può personalizzare dalla pulsantiera in alto tipo un aeroplano. Ma andiamo quindi a scoprire questo infotainment. Dal pulsante menu, appunto, ho accesso ai 6 menu, ai 6 sottomenu, chiamiamoli così, di questo sistema infotainment. C'è la casetta per la home, perché come nella BMW Serie 1 ad esempio, il gruppo BMW è quello, si può controllare tutto dal rotore, ma anche con il touchscreen. Io vi consiglio francamente di controllare sempre tutto dal rotore, sia per una questione di sicurezza e abitudine ergonomica, mentre siete alla guida, se proprio dovete usarlo, altrimenti non lo usate proprio, sia per non lasciare ditate e polvere varie che, come vedete, non so se si vede già, ma si deposita veramente in meno di una giornata su una macchina con così tanto bel nero lucido, perché è pur sempre molto bello. In alto abbiamo varie informazioni, come ad esempio la stazione radio su cui siamo sintonizzati, questa è la home, ma anche l'orario e il volume della musica, in generale dei media. Se premiamo qui abbiamo accesso al menu, con la casetta torniamo nella home page. Abbiamo varie finestre, ve le faccio vedere. Con il rotore, con la rotella, ci spostiamo con una finestra con il calendario, la radio e il navigatore nello split screen, navigatore al centro, la mia Mini al centro, Mini Connected, notifiche, ma appunto andiamo per ordine, perché se vado a sinistra con il rotore ho accesso con il controllo della rotella stessa alle varie categorie. Andiamo un po' a scoprire media come prima categoria. Possiamo avere accesso alle stazioni memorizzate, che possono essere settate anche qui in basso. Possiamo avere accesso alla DAB cliccandoci, e questa che mi si apre è la completa lista di stazioni. Possiamo mettere una stazione nei preferiti ad esempio, o anche avere le informazioni per esempio sul palinsesto, o ancora mettere in modalità a schermo intero. Ma torniamo indietro. Andando indietro con la freccetta possiamo memorizzare stazione, il programma appunto è la DAB, e perché appunto adesso siamo in DAB, ma possiamo selezionare l'FM, l'audio Bluetooth, l'USB se siamo collegati con un dispositivo USB, audio. Qui abbiamo le impostazioni dell'audio, quindi con alti, bassi, il bilanciamento tra sinistra e destra, il fading e il fader, anzi tra la parte anteriore e quella posteriore, le impostazioni del volume, quindi della navigazione. La navigazione non è attiva. Ecco, o ancora il PDC, quindi sensore di parcheggio, il gong per i messaggi e le avvertenze, il volume del microfono e degli altoparlanti durante una telefonata. Torniamo indietro. Abbiamo il pulsante per il reset, la conferma acustica del touchscreen, che io vi consiglio di mantenere se volete usare il touch, perché comunque questo sistema non ha un feedback aptico dello schermo e quindi non sapete mai sicuramente dove state andando a cliccare se non con un suono. E anche gestisci i dispositivi mobili, ma lo vedremo in un secondo video. Personalizza menu ci dà accesso a cosa visualizzare in questo menu dell'audio, che è ciò che abbiamo visto. E questo è quanto. Cliccando su Mode, tornando per esempio nella Home,
Premiamo su Home, bisogna premere perché dà un feedback, almeno questo pulsante, ci fa cambiare da DAB a FM. Inoltre con questo pulsante possiamo attivare o disattivare le informazioni del traffico. Con questi due andiamo avanti e indietro per le stazioni e con questi pulsanti i preferiti. Torniamo nella Home. Questa era la radio con i media, ma possiamo anche visualizzare le comunicazioni, quindi il telefono, i contatti, le ultime chiamate, componi numero, gestisci i dispositivi mobili, Mini Assistance, i messaggi di Mini o anche il memo con delle note vocali, delle memo vocali. Personalizza menu, ci dà accesso ancora una volta a cosa visualizzare in questa finestra. Oltre a questo andiamo un po' a scoprire sempre nel menu una terza finestra, che è quella del navigatore. Premiamo sul rotore che ci dà accesso alla mappa completa con funzionalità pinch to zoom, ma anche con il rotore possiamo zoomare dentro e fuori, e con il touch andiamo a cliccare. Con questo torniamo sulla Home, ma non solo, perché abbiamo anche accesso, per esempio nel navigatore, ve lo faccio vedere un po', ad una ricerca rapida per l'inserimento di un indirizzo, per esempio Italia, lo Stato, la città, la via, il numero civico. Avviato pilota sarebbe il navigatore di BMW, le ultime destinazioni raggiunte. Inserisci nuova destinazione con una ricerca rapida, l'indirizzo di casa, le ultime destinazioni, l'inserimento di un indirizzo, una ricerca per punti di interesse e le destinazioni dei nostri contatti sincronizzati. Visualizziamo la mappa, che si può anche visualizzare cliccando su Map nel tunnel centrale. Ma torniamo indietro, abbiamo anche le impostazioni della navigazione per ricevere le info del traffico, gli elementi sulla mappa da visualizzare, qui, come ad esempio gli edifici in 3D, io li voglio attivare perché sono sempre belli nei navigatori, lo stile della mappa che può essere standard o alternativo. Secondo me è un po' più chiaro come alternativo, lo terremo così. Giorno e notte automatico, vi faccio vedere la modalità notte per esempio. Eccola, un po' più di contrasto, ma ora lo lasciamo in automatico. Impostazioni del percorso, un criterio standard che può essere rapido, breve o green, importantissimo. L'autopilota dinamico, quindi con una conferma o in automatico, adattando appunto il percorso. L'evitabilità, chiamiamola così, delle autostrade, dei tratti a pedaggio, dell'obbligo di vignetta, dei traghetti e degli autotreni. Possiamo definire l'indirizzo di casa per avere la destinazione sempre pronta, il volume della navigazione, ecco, non è attiva. La posizione e la versione del navigatore, come vedete, BMW Group, insomma tutte quante le informazioni e le autorizzazioni di questo sistema. Inoltre abbiamo le info del paese in cui ci troviamo, però dovremmo caricare l'app, quindi non è il caso, i distributori, anche qui tramite la connessione va un po' a configurare una mappa interattiva, come anche le informazioni dei parcheggi. Ma torniamo indietro. Prima di mostrarvi per esempio la mia Mini, vi faccio vedere un attimo gli ADAS. Premendo su questo pulsante abbiamo l'avvisatore anticollisione deselezionabile, qui c'è una Mini scorsa generazione 3 porte, la segnalazione della presenza dei pedoni che si attiva automaticamente alla prossima partenza, l'avvisatore dell'abbandono di corsia con un avvertimento, e inoltre possiamo andare a configurare, perché possiamo configurare l'avviso di anticollisione in maniera anticipata, media o ritardata. Torniamo indietro. Questi erano quindi gli ADAS disponibili. Ovviamente abbiamo anche il cruise control come vedremo sul volante di questa Mini, ma torniamo sul menu. Andiamo sulla mia Mini, che ci dà accesso a varie funzionalità ed informazioni, perché abbiamo le impostazioni della vettura, quindi le luci, l'illuminazione dell'abitacolo. Possiamo scegliere un ambient light attivo con una luminosità più o meno attiva. Vi faccio vedere come cambia il colore di questo ring. Ora è quasi sul violetto, ora diventa un po' più rosa, fucsia, giallo, bellissimo giallo, più sul verde. Io per ora lo voglio mantenere giallo perché mi piace un sacco, bello solare. Inoltre abbiamo l'illuminazione esterna con le sue impostazioni per segnalare 3 volte il cambiamento, diciamo, di corsia di svolta, le luci di benvenuto e le luci all'arrivo, quindi il coming home con una durata di 20 secondi. Torniamo indietro. Portiere e chiave. Con lo sblocco del pulsante sulla chiave possiamo sbloccare tutte le portiere o solo quella del guidatore. Il pulsante del portellone posteriore dà accesso al portellone, oppure si apre solo dopo lo sblocco della vettura, oppure il portellone posteriore delle portiere, oppure bloccare il tasto. Inoltre, per quanto riguarda, abbiamo il blocco automatico per quanto riguarda le portiere stesse, blocca dopo la partenza, sblocca al termine viaggio, e lampeggio per blocco e sblocco con, diciamo, i blinkers con le frecce. Intelligent Safety l'abbiamo visto poco fa, l'anticollisione della vettura, l'avvertimento della velocità è un altro ADAS che ci avverte, in questo caso, vabbè, 6 km/h, ragazzi, è un po' esagerato, io direi di avvertirci, cambiamolo un po', almeno a, facciamo 80 all'ora, dai, che non è neanche il limite di velocità, 10 km sotto il limite sulla statale, un po' più sicuro, e anche l'adottare la velocità attuale. Attualmente non so perché mi dà 6 km/h, forse è il minimo, l'auto è ovviamente ferma e quindi a 0. Configura green, che è la modalità green, possiamo limitarla
e avvertire a 130 km/h e anche avere una climatizzazione green con un'efficienza del 90%. Torniamo indietro, ventilazione supplementare, ci dà accesso con un'attivazione istantanea oppure programmata. Localizzazione vettura, quindi la vettura può essere localizzata online tramite la connessione, e quindi queste erano le impostazioni della vettura. Abbiamo delle impostazioni di sistema per i dispositivi mobili che non vedremo adesso, per la lingua, per selezionare appunto una lingua o anche quella per i comandi vocali, o una modalità vocale standard o anche breve, o il riconoscimento vocale tramite il server. Impostazioni del display per quanto riguarda l'head-up display con le informazioni da visualizzare, quindi vogliamo vedere magari l'assistente di guida proattiva, la regolazione della velocità con il cruise, la navigazione con le frecce magari, i messaggi di check e anche l'entertainment con la stazione radio e il telefono. Possiamo regolarne la luminosità, l'altezza e la rotazione, importantissimo. Anzi, sapete che vi dico? Io vorrei un po' regolare l'altezza perché dalla mia posizione di guida è un pochetto basso, quindi lo regoliamo. Ecco, ora è molto più comodo da utilizzare. Possiamo modificare le impostazioni del control display, spegnerlo, se magari non vogliamo dare fastidio a un passeggero che dorme, ma cliccandoci su lo possiamo riattivare. Per esempio premiamo un tasto a caso, ecco, siamo qui, torniamo indietro, o anche la luminosità notturna adattabile. Inoltre possiamo personalizzare il quadro strumenti con le informazioni da visualizzare, tipo infogreen, distanza dalla destinazione, orario d'arrivo, consumo medio, velocità media e data. Il LED ring può essere personalizzato anch'esso con la visualizzazione di base, oppure secondo la velocità, che attualmente è a 0, il numero dei giri, fighissimo, quasi quasi lo lascio così perché quest'auto è troppo divertente da guidare, motore benzina e go-kart feeling, e anche la visualizzazione degli eventi, quindi heartbeat, navigazione, assistente al parcheggio, quindi con i sensori di parcheggio, il telefono, quindi uno squillo, l'USB Bluetooth, la climatizzazione e l'audio. La climatizzazione, guardate un po', riprende i colori caldo, medio o freddo, diciamo al contrario. Fantastico, bellissimo, però io lascerei i giri del motore, super interessanti. Possiamo regolarne la luminosità notturna e anche disattivarlo. Inoltre la tonalità, che può essere lounge, in base alla modalità di guida, o sport. Vediamo in sport come cambia. Tutto rosso, bello, rosso e nero. Vediamo un po' lounge, bello tranquillo, azzurrino, molto conciliante, oppure in base alla modalità di guida, che attualmente è la normal, e quindi potremmo lasciarlo così. Torniamo indietro, data e ora, impostazioni per l'orario automatico, il fuso orario, l'orario attuale, il formato, data e il formato della data. Unità di misura, dà accesso all'unità di misura per il consumo, quindi per esempio in litri su 100 km, miles per gallon, la distanza in chilometri o miglia, la potenza in kilowatt o cavalli vapore, i newton metro di coppia, la pressione in bar PSI e la temperatura Celsius o Fahrenheit per quanto riguarda i gradi. Impostazioni dell'audio le abbiamo viste prima. Le notifiche possiamo classificarle per data o per priorità, notifiche per quanto riguarda chiamate perse, messaggi di mini, email o sms. Pop-up ci fa vedere un po' con il tasto modalità di guida cosa appare, quindi appare un po', ve lo faccio vedere adesso, anzi, premendo green per esempio ci dà accesso a minimalism, come si dovrebbe dire, e i display sportivi, che attualmente sono in realtà un po' green, chiamiamoli così. Torniamo indietro, questa è la vettura e la zona circostante. Autonomia ok, temperatura motore ok, temperatura esterna ok, guardate come cambia la Mini, è fantastica, troppo simpatica sta macchina. Modalità sport disattivata e anche attiva modalità sport, cioè si può andare in gara, fantastico, ma non sulle strade pubbliche, mi raccomando. Torniamo indietro. L'analyzer del minimalism ci fa capire quanto siamo efficienti con quasi un piccolo Nemo e ci dà una previsione per quanto riguarda anche l'accelerazione e una previsione sull'autonomia della vettura, quindi attualmente in green abbiamo 10 km in più rispetto alla modalità normale. Torniamo indietro, questa finestra era veramente fantastica, mettiamo in sport. Abbiamo mid che è l'assetto intermedio ma andando verso su, ma in sport abbiamo l'assetto più dinamico in cui il motore diventa un po' più duro, lo scarico più rumoroso e il motore si accende dallo start and stop, e questa è la visualizzazione del display sportivo. Vediamo un po' vettura e zona circostante, cosa ci fa vedere? Ah, qui è la stessa cosa praticamente, autonomia ok, temperatura motore ok, poi ci fa vedere anche la temperatura esterna, insomma tutto come prima, solo che adesso è rosso-nero. Ma torniamo indietro, rimettiamola in green, così mentre l'auto è accesa per non entrare in risparmio energetico almeno risparmiamo un po' di CO2 emessa, che è sempre importante. Poi abbiamo, queste erano le impostazioni di sistema, le abbiamo viste, c'è l'aggiornamento del software, i primi passi, quindi la selezione della lingua, la data e quant'altro, la protezione dei dati personali.
Contenuti nel menu principale, ciò che possiamo vedere, quindi computer di bordo semplice, il computer di bordo con informazioni più dettagliate, consumo, velocità e ultimo percorso, l'analyzer del minimalism, mini connected con il meteo, le news, wiki local, le info del paese, i profili del guidatore se magari questa vettura viene utilizzata da più elementi della stessa famiglia o anche da un ospite, lo stato della vettura, che attualmente è praticamente perfetta, abbiamo pressione pneumatici, livello olio motore, il check control, gli interventi di manutenzione previsti e la chiamata del teleservice, ma l'auto è a posto, abbiamo la tecnologia in vettura, quindi col minimalism e con i display sportivi, le informazioni di marcia per il computer di bordo con i consumi medi, la velocità media e il computer di viaggio, da quante ore, quanti chilometri fatti e quant'altro. Torniamo indietro. Abbiamo anche il libretto di uso e manutenzione con una guida rapida, con una ricerca per immagini o per parole chiave, tipo abbaglianti, ABS, accensione. Vedete, molto intuitiva e smart come questa vettura, anche se forse ho usato il termine sbagliato. Ma torniamo su menu. Questa era la mia Mini, abbiamo Mini Connected, premiamoci su e abbiamo l'assistenza Mini con i servizi concierge come sulle BMW, l'assistenza stradale, l'assistenza clienti e la gestione del centro assistenza. I servizi del concierge, i messaggi della Mini e le app della vettura, quindi Amazon Alexa, il meteo, le news, la ricerca online, wiki local, Mini Info, gestisci i dispositivi mobili, personalizza menu con ciò che possiamo visualizzare. Oltre a questo, le notifiche, che praticamente non ci sono, nessuna notifica, ma le potremmo visualizzare qui. Vi faccio vedere qualcos'altro. Premiamo su Option, ci dà l'opportunità di visualizzare uno split screen, la guida con il libretto di uso e manutenzione, spegni contro display, il controllo del LED ring, cambia profilo di chi guida, i contenuti del menu principale e le impostazioni del display che abbiamo visto prima. Ora però è il momento, dopo aver scoperto questo infotainment, di scoprire cosa c'è dietro il volante, perché abbiamo questo bel display molto ovale, molto piccolo, che si può controllare tramite questi pulsanti, come vedete B, C, perché cosa possiamo visualizzare? Innanzitutto abbiamo delle lancette e anche i numeretti per quanto riguarda il contagiri, che sono in realtà analogici ma nascosti, sembrano quasi digitali, sono dei LED. Al centro abbiamo il tachimetro in digitale, sulla destra abbiamo il livello del carburante, in basso le informazioni che possiamo cambiare, in alto abbiamo la modalità di guida green, l'orario, la temperatura esterna e i chilometri di autonomia. Premendo su BC, vi faccio vedere, possiamo cambiare la visualizzazione per quanto riguarda i consumi medi, ma anche la velocità media, il trip, quindi il viaggio, i dati di viaggio, la data odierna e la temperatura dell'acqua, oltre chiaramente nella modalità green, a quanti chilometri stiamo guadagnando mentre guidiamo appunto in green. Dietro invece abbiamo, spero si veda, forse un po' lontano, comunque lo vedete molto in lontananza proiettato, c'è il piccolo head-up display configurabile dal sistema infotainment. Questo è l'head-up display come lo vedo io ad esempio, guardate un po', da qui. Questa quindi era la tecnologia di bordo della Mini Cooper S, condivisa con le altre sorelle e le altre versioni e varianti. Ora vi chiedo di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciarci un like se questo video vi è piaciuto, restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti e se vi va iscrivetevi al canale, cliccate sul campanello per non perdervi le notifiche sui nostri prossimi upload, ma non solo, perché vi consiglio anche di seguirci sul nostro sito e su tutte le piattaforme social su cui siamo presenti, vi basta cercare wedrive.tv.